ho deciso di iniziare a parlarvi del mio intervento parlandovi di morte. Fin dall'antichità i centri della vita erano costituiti dal cuore e dal respiro. Se il cuore batteva e respiravi, eri vivo, altrimenti no. Penso che sia così tutt'oggi per la maggior parte di voi. Però guardate, le moderne tecniche di rianimazione e lo sviluppo della medicina, che in parte possono sostituire questa attività del cuore e del respiro, questo sviluppo ci ha dimostrato ed insegnato che la morte dell'individuo si identifica sempre con la morte del suo cervello. Questa poi può avvenire per cause dirette o indirette. Per cause dirette immaginate un grave trauma cranico. Per le cause indirette ho bisogno di un esempio un po' più articolato, cercate di seguirmi. Immaginate un infarto del cuore che ha come complicanza un arresto cardiaco, cioè il cuore smette di pompare, il sangue si ferma, non arriva più ossigeno in tutti i tessuti. Arrivano i sanitari, saltano addosso, come si dice in gergo, a questo malato, mettono in pratica le tecniche della rianimazione 20, 30, 40, 50 minuti, talvolta si riesce a far ripartire questo cuore. Ma questo cuore è stato così a lungo fermo da generare una così grave carenza di ossigeno nel cervello che questo è morto. Dunque vedete che cause diverse, primitive, secondarie, dirette e indirette, producono il medesimo effetto. Ma allora cos'è questa diagnosi di morte encefalica? La leggiamo qui nella diapositiva. È la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, compreso il tronco dell'encefalo, che genera inevitabilmente l'arresto cardiaco, qualunque terapia o cura venga somministrata. Intanto perché ho riportato il tronco dell'encefalo? È una parte poco conosciuta del cervello, è qua dietro, e lì dentro ci sono i centri di controllo del respiro e di regolazione del sistema cardiocircolatorio. Cosa vuol dire questa frase qui? Vuol dire che quando il cervello, cioè l'intero contenuto della scatola cranica, l'intero contenuto, non una parte più o meno piccola, più o meno importante, quando l'intero contenuto della scatola cranica muore, questo dà il via a una situazione che ha una sola fine, che è quella segnata lì, quello dell'arresto cardiaco. E in medicina è stato coniato un termine tanto preciso quanto crudo per descrivere questa situazione. Un paziente morto encefalica è un cadavere a cuore battente. Ma allora come si presenta questo paziente? Si presenta in coma, è incapace di respirare, quindi è collegato a un ventilatore automatico, ha un sistema cardiocircolatorio altamente inefficiente, vuol dire in soldoni che arriva poco ossigeno in tutti i tessuti. Non è più in grado di controllare la propria temperatura, cioè la temperatura corporea di questo malato si abbasserà fino a livelli incompatibili con l'attività cardiaca, intorno ai 29-30 gradi, questo è il livello di temperatura. E ha gravissime alterazioni del sistema idroelettrolitico, traduco in soldoni degli scambi di acqua, del sistema della coagulazione e del sistema ormonale. Cioè la morte del cervello, della stanza di controllo del nostro organismo, dà il via a una serie di processi degenerativi che si concluderanno inevitabilmente con il disfacimento degli organi, cuore compreso, che ovviamente finirà per fermarsi. E la nostra terapia può solo rallentare questo processo, non lo può fermare, solo rallentarlo. Però, come rianimatori, quando ci troviamo di fronte a un paziente in queste condizioni, siamo di fronte alla condizione più importante per poter procedere a un'eventuale donazione di organi. Cioè quel paziente lì è un potenziale donatore d'organi. L'altra condizione indispensabile è ottenere il consenso alla donazione, cioè il permesso di prelevare questi organi qua. E di certo lui non lo possiamo chiederglielo, non è in grado di risponderci. Adesso ho bisogno di uno sforzo da parte vostra. Venite insieme a me nella saletta colloqui della rianimazione dove convochi i parenti di questo paziente e li convochi per dire cosa? Per dire a questi parenti che il loro caro è in morte encefalica, è dunque morto, che da lì a poco, per legge, dovrai convocare un collegio di 3 specialisti
che ha il compito di accertare e verificare la tua diagnosi e che, concluso questo periodo di accertamento, che dura 6 ore, spegnerà le macchine, sospenderà le terapie e quindi il cuore di questo malato in pochi minuti, in una manciata di minuti, si fermerà. Per lui non c'è assolutamente più nulla da fare, ma lui potrebbe fare qualcosa per gli altri, e cioè potrebbe donare gli organi. Ne avete mai parlato? Lui come la pensava? Ha lasciato scritto qualche cosa? Avete qualche idea in merito? Generalmente la prima domanda che ci fanno, penso che ve la immaginate anche voi, è: siete sicuri? Siete proprio sicuri? La risposta è sì. E le nostre sicurezze derivano dalla conoscenza del meccanismo della morte encefalica, dalle capacità diagnostiche di accertare e certificare questa morte encefalica e dal fatto che questa diagnosi verrà accertata, certificata e verificata dal famoso collegio di cui vi ho anticipato qualcosa. Io credo che sia importante che vi dica il meccanismo della morte encefalica. È un meccanismo legato alla pressione, è abbastanza semplice. Quando il cervello muore, all'interno della scatola cranica, il suo contenitore, che è inestensibile, quindi quando il cervello muore, là dentro aumenta la pressione, ed aumenta la pressione fino ad eguagliare e superare la pressione arteriosa, quella generata dalla pompa cardiaca. Di conseguenza, là dentro non arriva più sangue, e se non arriva più sangue non arriva neanche più ossigeno, situazione incompatibile con la vita. 2 parole sull'accertamento, il collegio, eccetera, eccetera. Guardate, l'intero processo, diagnosi, accertamento, eventuale donazione d'organi, è strettamente regolato da una legge molto rigorosa, che ci indirizza passo passo, estremamente precisa ed estremamente garantista, e in linea con le leggi internazionali. Ed è ora che vi dica che il processo di diagnosi, accertamento e donazione, e eventuale donazione, cioè il processo di diagnosi e accertamento va fatto indipendentemente che ci sia la donazione d'organi o no. Questo è lo scopo, in primis, di evitare l'accanimento terapeutico. Se il malato non dona, spegnerò le macchine; se invece ci sarà la donazione, condurrò il paziente in sala operatoria per l'intervento di prelievo d'organi. Torno un attimo sul collegio. Da chi è costituito questo collegio? Tanto per farvi un esempio del rigore che c'è. È costituito di 3 specialisti diversi fra di loro, per specialità diverse, che devono essere diversi da quelli che hanno fatto la diagnosi, e attenzione, diversi e indipendenti da quelli che faranno l'eventuale prelievo d'organi. E allora, per l'ultima volta, vi chiedo ancora di venire con me. Stavolta andiamo intorno al letto di questo paziente, per vedere cosa succede, chi c'è. Beh, intanto c'è il personale di guardia, diciamo, medici, infermieri, inservienti, che ha lo scopo di mantenere le terapie a livello ottimale per tutto il periodo dell'osservazione, quelle famose 6 ore di cui vi ho detto prima. In primis, per concludere il periodo di osservazione. Secondo, se ci sarà il prelievo, per rallentare al massimo quei processi degenerativi che vi ho detto proprio all'inizio, e quindi consentire il prelievo di organi sani che producono un vantaggio al ricevente. Poi questo gruppo di medici, di personale di guardia, è impegnato nel verificare se questo malato può donare gli organi o no, ok? E vedere quali organi può donare. E infine questo personale di guardia è in continuo collegamento con i centri di coordinamento che ci aiutano, ci guidano se serve, ma soprattutto verificano chi ha bisogno di organi, di quali organi c'è bisogno, dove sono ubicati questi pazienti, li chiamano, organizzano le equip di prelievo e di trapianto. Poi, poi c'è il collegio, questi 3 medici, che ha il compito importantissimo di verificare, certificare che tutto si svolga secondo le regole della legge e naturalmente dei processi scientifici. Guardate, una donazione multiorgano muove all'incirca 150 persone, compresi tutti i radiologi, i laboratoristi, i medici di guardia, le equip, quelli che portano le staffette, tutti. Credo che vi domandiate quali sono gli organi e i tessuti che si possono donare e che abbiamo rappresentato in questa diapositiva, che non sta andando.
Allora li abbiamo divisi in organi e tessuti. Intanto che li leggete, vi dico che alcuni sono prelevabili, donabili durante la vita, i più noti sono il sangue e il midollo osseo, altri solo dopo la morte, il cuore, le valvole cardiache e eventualmente le cornee, per esempio. E adesso invece vi faccio vedere questa diapositiva qua. Questa è Sabbioneta, 4.000 abitanti circa. È il numero dei pazienti che hanno ricevuto un trapianto nel 2017, 3.950 per la verità. Io non so se per voi un cittadino di 4.000 abitanti è grande o piccola. Io so che in 10 anni diventa una città, grosso modo, un po' più piccola di Mantova. Mentre questa è Volterra, è una cittadina di 9.000 abitanti. Questo 9.000 è il numero di pazienti che è rimasto in lista d'attesa nel 2017. Aveva bisogno di un trapianto e non l'ha ricevuto. È il doppio, più del doppio della precedente. Ma 364 di questi, 9.024, 9.026, sono morti in attesa di un trapianto, uno al giorno. Cioè, un trapianto non solo ti cambia la vita, pensate a chi ha bisogno di un rene, lo riceve e smette di fare la dialisi per 3 volte alla settimana, ma in tante occasioni la vita te la salva. E non è un caso, a mio avviso, che moltissimi di questi trapiantati festeggiano il giorno del trapianto come un secondo compleanno. Io non ho dubbi che questo sia un segno di risveglio della vita, non ho mezzo dubbio. Quindi vi invito a pensare alle vostre volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, che sia che siate favorevoli o contrari, ripeto, sia che siate favorevoli o contrari, è un dono che uno deve fare. E quantomeno vi invito a parlarne con i vostri familiari, perché se i nostri familiari si trovassero in quella disgraziata condizione che vi ho illustrato prima brevemente, non siano da soli a decidere, sappiano come la pensate, in quel momento lì, dolore, rabbia, paura, una situazione obiettivamente difficile da capire. Meglio ancora, vi invito a registrare le vostre volontà, ripeto, qualunque esse siano, presso il registro nazionale. Tra l'altro questa seconda modalità vi dà la certezza che le vostre volontà vengano rispettate. E per chi è interessato, è un dono, quindi per chi è interessato, sapere come ci si fa registrare è facilissimo consultando il web, la rete online. C'è scritto tutto, come, dove, quando, con chi, perché. Semplicissimo. Cerco di concludere. Ho dovuto ovviamente sintetizzare, questo penso che si sia capito, e spero che si sia capito che questa tematica va bene al di là delle mere questioni tecnico-sanitarie. Sarà banale, ma anch'io mi sono posto la domanda: cosa vorrei per me stesso se mi trovassi nella condizione di morte encefalica? E per rispondere a questa domanda sono forse stato facilitato dal mio lavoro, attinto dalle mie conoscenze, però vi confesso una cosa, guardate, è stata la risposta a una domanda molto semplice che mi ha spinto a decidere. E mi sono reso conto che sono venuto qui per riproporvi questa domanda. E la domanda è questa: ma io cosa mi porto dall'altra parte, qualunque cosa ci sia, della roba, degli organi che a me non serviranno mai più? Perché non donarli a qualcuno che ne ha veramente bisogno? Tra l'altro è una roba che a me non costa assolutamente nulla. Credo sia giusto lasciare a ciascuno di voi la propria risposta. Grazie.